Ci proviamo a fare il video, ci proviamo. Proviamo a fare questo video, spero che il microfono funzioni, poveretto, con tutto sto vento. In realtà non fa freddo, vedevo in macchina, anzi ci sono 10 gradi. Allora vado di là che forse è un po' più coperto, perché di qua andiamo verso Desenzano, però c'è ancora più vento. Quindi se vado di qua e allora, se ci sono 10 gradi, perché sono così coperto? Perché c'è vento forte e ti entra ovunque, però non fa così freddo, considerando che siamo a dicembre. Quanti ne abbiamo oggi? 19, 20 e venerdì. Sono le 7:45, mancano pochi minuti alle 8, aprirà anche il bar tra poco. E il video di oggi è dedicato a rispondere a un commento di una persona che ringrazio per avermi fatto i complimenti al video, e ringrazio anche per avere scritto appunto per quanto riguarda l'invivibilità del lago di Garda, perché mi ha dato anche uno spunto di riflessione. Poi ci ho pensato, se riesco a parlare, guardate che roba. E bene, quindi stavo riflettendo, spero si senta il microfono qua, riflettevo sulla invivibilità del lago. Niente, devo cambiare, andare dall'altra parte, perché c'ho il vento contrario, avevo il vento contrario, almeno adesso ho il vento che mi prende dietro e immagino si senta meglio il microfono. Quindi andiamo da questa parte. Per quanto riguarda l'invivibilità del lago di Garda, allora intanto ho pensato, ma il lago di Garda è invivibile per chi ci abita o per i turisti? Poi ho pensato, ma è invivibile per quali turisti? Il turista italiano? Il turista per esempio tedesco dei campeggi? Oppure ancora, il lago di Garda è invivibile per chi ci abita, ma dipende anche dove abiti, perché abitare a Desenzano è diverso che abitare a Gardona Riviera. Ecco, quindi ho fatto tutte queste riflessioni. Ora in questo video ne voglio un po' parlare. Ringrazio ancora appunto per questo commento, perché infatti non ne ho mai parlato della vivibilità o soprattutto della invivibilità del lago di Garda. E poi anche, ma in quale periodo è invivibile il lago di Garda? Ora io abito qua a Desenzano, abito qui da 12-13 anni, prima ho abitato sempre qua intorno al lago, ho abitato anche a Manerva del Garda, ma torniamo indietro di troppi anni e il turismo è anche cambiato. Quindi vi do la mia esperienza per quanto riguarda qui. Poi naturalmente abitando qui io mi muovo anche. Qui evitiamo di fare la doccia, ci spostiamo di qua, vedete dove l'acqua arriva fino qua. Sono circa 4-5 metri di onde che arrivano. Guardate che panorami intanto.
Va bene, continuiamo. Allora, potremmo intanto parlare della invivibilità dal punto di vista dei turisti. Ora, per quanto riguarda il turismo, prendiamo il più classico, i tedeschi, no? Cioè per loro credo sia abbastanza vivibile, perché la maggior parte di loro arrivano qua, si mettono nei campeggi, girano con le biciclette, e anche dai miei video li avete visti sempre molto molto tranquilli e molto sereni. Quindi il turista tedesco non lo prenderei in considerazione per quanto riguarda l'invivibilità. Vi ricordate, no, i miei video quando passavo dai campeggi, li vedevi lì belli beati col bicchieretto di vino, la birretta in mano, molto molto tranquilli. Qua c'è il rischio che io faccia la doccia stamattina. Comunque passiamo dietro perché veramente qua vedete come arriva l'acqua, guardate che roba. Ecco, prima lavata è arrivata. Ma ci sono abituato perché voi non sapete, io non facevo ancora i video, ma prima non era così la passeggiata, l'hanno rifatta, era piccolina, e la cosa divertente, c'è un punto là nel quale proprio l'acqua veramente arrivava a secchi, e quindi era divertente perché c'erano quei 10 metri, chi si ricorda, di passerella di legno. Immaginate 10 metri, proprio immaginate lì, così davanti al lago, dove aspettavi tipo adesso l'onda che non arrivava e poi correvi, no? E quindi era un po' tra virgolette divertente vedere anche chi magari non ce la faceva e veniva completamente bagnato. E mi viene da ridere perché ci si trovava magari uno da una parte, uno dall'altra, e la passerella era stretta, no? Quindi non potevi passare in due. Allora sembrava il film di Fantozzi, nel quale, se vi ricordate, con l'ingegner Filini si diceva passi lei, no, venghi lei. Era stato divertente. C'erano queste scene fantoziane nel quale uno magari faceva per partire, poi tornava indietro, e quindi mi divertivo pure. Vabbè, ci hanno tolto il divertimento, no, sto scherzando. Comunque, allora, tornando al turismo, dov'ero? Bene, tedeschi, loro se la passano bene. Altri stranieri, io ho girato tutta quest'estate, e ho girato anche a luglio, ho girato a agosto, e c'era veramente tanta gente, come diremmo noi, invivibile. Però io quei turisti stranieri li ho sempre visti con il sorriso sulla bocca, belli contenti e belli sereni. Ora, quindi io parlerei di noi italiani, come i turisti italiani vivono il lago di Garda. Ecco, aspettate qua che la vedo male perché vedo tutto bagnato qua. Aspettate, allora proviamo a correre perché, ok. E anche qui vado di qua. Ok, i punti peggiori sono passati. Allora, ecco, per quanto riguarda l'invivibilità del lago di Garda per il turismo italiano, è vero perché i turisti italiani, cioè noi italiani, chi non abita qua, quando viene sul lago di Garda? Quando non lavora. Quindi sabato, domenica e quando c'è una bella giornata, perché ovviamente oggi con questa giornata, se fosse anche domenica, non ci sarebbe nessuno. Quindi si parla di invivibilità nei giorni festivi tutto l'anno, perché vi assicuro che anche d'inverno la domenica, se è una bella giornata, c'è tanta gente. E come ho detto in tanti altri video, paradossalmente ne trovate di più. Per esempio la domenica, se è una bella giornata a novembre, che magari a luglio. Perché?
intendo nei centri, perché a luglio la gente va in spiaggia, quindi paradossalmente trovate più gente in giro nei centri, non ti muovi in inverno la domenica, ve lo assicuro, perché io mi muovo tutto l'anno qua. Infatti anche a questo proposito molti di voi nei miei video quest'estate mi dicevano: ma dov'è tutta la gente? E io dicevo: è in spiaggia. Ovviamente con questo caldo non c'è nessuno in giro, quindi il lago diventa invivibile, lo sappiamo, sabato, domenica, tutto l'anno, se è una bella giornata. E poi arriva l'estate. L'estate ovviamente sabato, domenica, giugno, luglio, agosto è sempre pieno. Ma quando diventa veramente invivibile, cioè invivibile che veramente non puoi muoverti, ecco il mese di agosto è il mese secondo me peggiore per quanto riguarda la vivibilità, perché lo vedo anch'io. Agosto, anche la gente che abita sul lago esce tutti i giorni, esce lunedì, martedì, mercoledì. Qua come la mettiamo? Non ce la faccio qua. Aspettate un attimo, aspettate, ho fatto una corsa perché qua veramente arriva l'acqua. E ecco, il mese di agosto, considerate che oltre i 25 milioni di turisti, dati del 2023, 2024 non lo so, oltre i 25 milioni di turisti, non nel mese di agosto, ma che ruotano intorno al lago, ad agosto abbiamo anche chi ci abita, che molti come me non vanno in vacanza, rimangono qua ed escono tutti i giorni, e non sono pochi. Non so quanti, dovrei vedere quanti abitanti fa tutto il lago di Garda. Desenzano fa 30.000 abitanti, ecco, per dirvi. Quindi siamo in tanti. Detto ciò, ora, perché se uno, anche un turista, anche a giugno, venisse qua a lunedì, martedì, mercoledì, ma è molto vivibile, no? E credo che i miei video che ho fatto quest'estate ne sia la testimonianza, che molte volte voi mi dicevate: ma dov'è tutta la gente? Ma dove sono questi 25 milioni di turisti? Si concentrano sabato, domenica, agosto. Quindi per il turista italiano il lago diventa molto vivibile se riesce a venire i giorni non festivi. Magari uno con i turni lavoro può venire qua il martedì, eccetera. Ora, per quanto riguarda invece che lavata che mi è arrivata, aspettate che pulisco anche le videocamere, perché è arrivata proprio, ecco, altro punto là, giriamo dietro la panchina. Ecco, veniamo invece a chi ci abita. Ma il lago è invivibile per chi ci abita? Dipende da dove abiti anche, dipende dal periodo, dipende dal giorno della settimana. Partiamo da dove abiti. Per esempio, abitare qua a Desenzano è più facile nei periodi quando c'è molta gente rispetto magari a Gardona Riviera. Perché? È vero che magari esattamente nel comune di Gardona Riviera c'è meno gente, magari rispetto a Desenzano come turismo, e l'abbiamo visto nei miei video quest'estate, però c'è il problema della viabilità, che io qua da Desenzano ho 1000 strade per uscire. Voglio andare a Verona, voglio andare a Brescia, voglio andare a Cremona, Mantova, mi sposto facilmente. Ho tante viette interne, tangenziali, strade di campagna, autostrada, e io esco tranquillamente da qua. Se tu abiti a Gardona Riviera, c'è un'unica strada principale, a meno che uno non passi da, non so, io strade che non conosco, dalla montagna, però c'è quella strada principale che collega il lago, e quella d'estate, sabato, domenica, non ti muovi.
tutto l'anno, anche d'inverno se è una bella giornata, veramente ti blocchi. Gardone Riviera, Gargnano, Maderno, andando su, Toscolano, sapete, no? Limone, tutta quella strada veramente è impraticabile. Devi avere una moto, che è pure magari pericoloso, però non ti muovi. Quindi dipende dal posto. Poi, per quanto riguarda abitare qua, per esempio a Desenzano, parliamo di il lago è bello ma è invivibile per il turismo che c'è. Come ho spiegato anche nel commento, dipende dal periodo. Oggi siamo a dicembre, credo sia in 20, è venerdì mattina. Voi direte va bene, una brutta giornata, però anche quando è una bella giornata, quanti video mi avete visto fare di belle giornate in settimana? Parliamo dal lunedì al venerdì adesso, che sono 5 giorni su 7, che non è male, la maggior parte, no? È molto vivibile tutto l'anno, anche a giugno, anche a luglio, perché dal lunedì al venerdì, magari luglio un po' di più con i tedeschi, ma loro stanno nei campeggi, ma noi italiani a luglio lavoriamo, la maggior parte delle persone lavora a luglio. Perciò dal lunedì al venerdì, anche a giugno e luglio, il lago è tranquillo, ti muovi. E ripeto, la prova c'è in tutti i video che io ho fatto in quel periodo, li vedete, ero sempre in giro tutti i giorni, quindi diventa veramente difficile vivere. Io qua potrei, ecco, là non arrivo perché poi c'è troppa acqua in quel punto, rimango un attimo fermo qua perché se mi giro ho l'aria contro il microfono, quindi rimaniamo qua, sto qua dietro, metto qua. Quindi il lago diventa invivibile, almeno per chi ci vive, soprattutto ad agosto. Ecco, agosto veramente diventa difficile, e diventa difficile tutti i giorni. Tu esci anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, poi essendoci meglio comunque luce fino alle 10 di sera, è un continuo di gente. Anche qui tu esci a farti la passeggiata la mattina alle 7 e c'è già tantissima gente in giro. Le strade sono colme e infatti io ad agosto, a parte perché ho fatto quei video massacranti per andare in giro, però non mi muovo, nel senso rimango qua a Desenzano, massimo arrivo a Sirmione, uso soltanto la bicicletta e mi sposto poco. Ora, altre riflessioni sulla invivibilità del lago di Garda a me non ne vengono. Poi magari sicuramente quando ho queste riflessioni, poi durante tutta la giornata il cervello continua a lavorare e poi mi vengono altre idee e dico ma perché potevo aspettare a fare il video, dire anche questo, sapete, no, com'è. Poi le idee ti vengono dopo e a volte la voglia, la fretta di fare un video subito, ti alzi la mattina e farlo, ti fa perdere magari tanti concetti, tante riflessioni che avrei potuto inserire. Però mi interessava comunque dirvi queste cose qua, se ne avrò altre farò altri video. Bene, io adesso però chiudo il video, faccio una bella passeggiata veloce così mi scaldo, vado a prendere un caffè e mi raccomando iscriviti al canale, è importantissimo, ve lo ripeto sempre, lo dico sempre, soprattutto alla fine, perché se uno è arrivato fino alla fine credo che riconosca insomma l'impegno che ci metto in questo lavoro di fare i video, che poi chiamiamo lavoro ma per me è una passione. Però ecco, con la vostra iscrizione al canale mi aiutate veramente tanto e ci vediamo in un prossimo video.